Ti sei mai chiesto cosa significano i dati scritti sulle etichette? Scopri insieme a me come leggere le etichette alimentari e come fare scelte più consapevoli. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Quando facciamo la spesa dobbiamo fare attenzione alle scritte sulle confezioni, perché possono essere ingannevoli e sono studiate per il marketing. Per esempio, se prendiamo un prodotto e sulla copertina troviamo scritto meno grassi, magari quel prodotto può contenere molte calorie piuttosto che molti zuccheri. Viceversa, se troviamo un prodotto con la scritta senza zuccheri aggiunti, magari quel prodotto contiene proprio tanti grassi e tante calorie. Quindi è importantissimo saper leggere le etichette. Un'altra parola della quale dobbiamo fare attenzione è la scritta integrale, perché potrebbe essere che il cibo non è completamente integrale, ma solo in parte, o addirittura quell'alimento può contenere farina bianca, farina non integrale, quindi di tipo 0 per esempio, e avere un'aggiunta di crusca e quello lo rende integrale, ma in realtà non è così. Un'altra parola a cui dobbiamo fare attenzione è la scritta light che spesso troviamo in copertina sui prodotti, ma dobbiamo andare a verificare l'attendibilità in etichetta, perché light potrebbe essere senza grassi ma potrebbe contenere tante calorie. Oppure potrebbe anche contenere poche calorie, dove abbiamo la scritta light, ma i cibi cosiddetti light appunto hanno un potere saziante inferiore rispetto ad altri cibi e quindi per soddisfare la fame o per riempirci dobbiamo mangiarne di più. Quindi alla fine ci troviamo ad avere introdotto più calorie del necessario, perché le calorie sono fondamentali, no? Nell'arco della giornata, quelle che noi andiamo a introdurre, a differenza di quelle che bruciamo a seconda del nostro metabolismo, fanno sì che riusciamo a mantenere il peso piuttosto che perdere peso. Se invece sono in sovraccarico, ovviamente questo non avviene, cioè andiamo ad accumulare peso. E quindi è importante fare attenzione a questi dettagli. E ora andiamo a vedere come leggere queste etichette prima di acquistare dei prodotti. Le etichette si trovano spesso nel retro o sul fianco del prodotto che andiamo ad acquistare. Il primo valore in alto che possiamo leggere è quello delle chilocalorie. Ci sono anche i kilojoule, ma noi in Italia prendiamo come riferimento le chilocalorie. Vediamo subito se su 100 grammi di quel prodotto quante calorie ci sono, quindi se è un prodotto molto calorico o poco calorico. Poi solitamente la seconda voce sono i grassi e di seguito i carboidrati, le fibre, le proteine e il sale. Spesso nelle etichette per quanto riguarda i grassi riportano sia i grassi totali e poi sotto i grassi di cui saturi. Un cibo per essere sano dovrebbe contenere non più di 5 grammi di grassi in totale per 100 grammi di prodotto. Invece nei grassi saturi sarebbe il valore da contenere intorno ai 2 grammi per 100 grammi di prodotto, perché sappiamo che i cibi troppo grassi possono danneggiare la nostra salute. Anche i carboidrati sono nominati carboidrati totali di cui zuccheri e questi sono valori da andare a controllare. Sarebbe meglio scegliere dei prodotti che contengono meno di 25 grammi di zuccheri in 100 grammi di prodotto. Per quanto riguarda le fibre possiamo controllare anche qui il valore e capire se riusciamo ad arrivare con i vari alimenti che noi andiamo a introdurre durante la giornata all'apporto raccomandato giornaliero di fibre che è intorno ai 30 grammi. Successivamente troviamo la voce delle proteine, anche lì dobbiamo capire se un alimento è proteico, vuol dire che il valore delle proteine supera quello dei carboidrati, quindi per 100 grammi il valore maggiore è quello proteico, altrimenti si considera che l'alimento contiene proteine ma non è un alimento proteico, è un alimento che fa parte dei carboidrati. E poi l'ultima voce di solito è il sale. Noi spesso non ci facciamo caso al contenuto di sale che andiamo a introdurre, ma è importantissimo e nei cibi molto lavorati, molto processati, viene utilizzato un elevato contenuto di sale perché funge da conservante e anche da esaltatore del sapore. Sappiamo che è importante limitare i cibi troppo salati, un consumo eccessivo di cibi salati, perché possiamo andare incontro a ritenzione idrica, a fluttuazione della pressione sanguigna, eccetera. Solitamente le etichette indicano i valori dell'alimento a crudo, anche se nel barattolo per esempio l'alimento è già cotto, come i fagioli lessati o i ceci lessati nel barattolo. Dobbiamo considerare che cereali e legumi, quando vengono cotti, si reidratano e quindi modificano il loro peso, cioè aumenta il peso da 1,5 volte fino a 3, quindi questo va considerato per calcolare le calorie che andiamo a introdurre.
Al contrario invece alcuni cibi come la carne quando vengono cotti si disidratano, perdendo peso dal 20 al 50%, in base se la carne viene cotta al sangue o meno. Solitamente i cibi idratati come frutta e verdura sono poco calorici perché contengono quasi il 90% di acqua. Al contrario, i cibi disidratati hanno un apporto calorico maggiore. I valori dei macronutrienti che troviamo in etichetta hanno per legge una tolleranza del 10%, invece dei micronutrienti come vitamine e minerali anche più alta. Quindi non dobbiamo prendere alla lettera quello che troviamo nelle etichette, ma può darci sicuramente un'ottima indicazione per capire cosa compriamo e cosa mangiamo. Se la somma dei macronutrienti come carboidrati, grassi, proteine non fa 100, non vi preoccupate, non c'è niente di sbagliato, è perché il restante fa parte dell'acqua e l'acqua non è segnata in etichetta. Un'altra cosa che dobbiamo andare a controllare sono gli ingredienti. Sempre all'interno dell'etichetta troviamo anche la voce ingredienti, dove sono tutti elencati. Il primo che viene scritto in elenco è quello contenuto in maggiore quantità, il secondo un po' meno e così via fino all'ultimo. Quindi se andiamo ad acquistare un prodotto e vediamo che la prima voce negli ingredienti è zucchero, facciamo attenzione poi a controllare anche nell'etichetta carboidrati di cui zuccheri e tutti gli altri vari elementi per capire quante calorie e quanto è nutriente quel cibo. Se vuoi approfondire l'argomento o farmi altre domande per ricevere altri consigli sul benessere in generale, contattami in privato per ricevere una consulenza gratuita.